Ciao a tutti carissimi, questa è la terza e probabilmente l'ultima parte della mia guida completa sulle punte e vedremo insieme come rompere le vostre scarpe prima di usarle e come farle durare più a lungo. Se mai vi foste persi i video precedenti di questa serie, vi consiglio vivamente di mettere in pausa e di cliccare sul link in alto a destra o nell'info box per andarli a vedere. Nel primo vi ho spiegato in dettaglio come cercare e scegliere le punte perfette per voi e nel secondo vi ho svelato tutte le mie tecniche e i miei trucchetti su come cucirle. Ok, ora che vi siete messi in pari possiamo iniziare. Per prima cosa vediamo come rompere le punte. Infatti sia che siete alle prime armi o che abbiate anni di esperienza, sappiamo tutti che le punte nuove sono dure, piuttosto scomode e se le usassimo così come sono sarebbe difficile articolarci il piede come vorremmo. Perciò dobbiamo ammorbidirle in certi punti, in gergo romperle, per modellarle e far sì che si adattino al meglio ai nostri piedi. La prima cosa che faccio è rompere la mascherina, che è probabilmente il punto più scomodo perché stringe le teste dei metatarsi. Senza alcuna pietà vado a schiacciarla col tallone in tutte le direzioni, in modo da ammorbidire tutti gli strati di colla che la compongono. Poi passo alla suola e qui serve qualche piccolo accorgimento. In effetti il punto in cui andremo a romperla è molto importante per il risultato finale e deve corrispondere alla curva del vostro arco plantare, che sarà più o meno in alto a seconda del vostro piede. Il modo migliore per trovare il punto giusto è infilare le vostre punte, salirci sopra e premere con le dita sul punto che corrisponde al vostro arco plantare. Memorizzate quindi un punto di riferimento sulla suola, nel mio caso su questo paio era il simbolo delle 3X, poi le levate e di nuovo, senza alcuna pietà, cominciate a piegarle in entrambi i sensi proprio in corrispondenza del punto di riferimento. Se usate le Freed, verrà sicuramente via il chiodino che teneva unite le due suole, quella esterna e quella interna, e niente panico, anzi è proprio quello che vogliamo, perché così scivoleranno tra di loro nei vari movimenti del piede e saranno più mobili. Se dovesse rimanere attaccato, tiratelo via con una pinza perché è abbastanza fastidioso. Quello di cui dovete fidarvi principalmente è quindi il punto che corrisponde al vostro arco plantare, ma a seconda dell'effetto che volete ottenere potete barare di qualche millimetro tenendo a mente queste regole. Più rompete le vostre scarpe in alto, cioè verso il tallone, e più risulteranno dure, e viceversa, più le rompete in basso, verso le dita, e più saranno morbide. Mi spiego. Quando rompete le punte e ci salite sopra, l'effetto che si crea è una base molto solida, una sorta di colonna portante che sostiene tutto l'avampiede fino all'arco plantare, e poi la parte di suola molto più morbida, dal punto di rottura fino al tallone, che permette al piede di articolarsi. Se rompete le punte più in alto, la parte da scavalcare, tra virgolette, e che vi sostiene quando salite sulle punte è molto più lunga e ampia, e viceversa, se le rompete più in basso, la superficie di sostegno sarà più piccola e la parte di suola ammorbidita sarà più lunga. Perciò, più avete un collo del piede pronunciato e se magari non avete ancora tantissima forza, più vi consiglio di rompere le scarpe leggermente più in alto e viceversa, ma senza mai esagerare, se no nel primo caso potreste ritrovarvi con una suola ancora troppo dura e nell'altro avrete così poco sostegno che il collo del piede avrà una tendenza naturale a ritrarsi per proteggersi ed è esattamente il contrario di quello che vogliamo. Quest'ultimo effetto è accentuato ancora di più se mai doveste tagliare la suola interna e soprattutto nel punto sbagliato. In passato ho sperimentato molto col taglio della suola, ma senza grande successo. Non sono mai riuscita a trovare un modo che corrisponda veramente alle mie scarpe e sono tornata a semplicemente piegare la suola. Perciò ora come ora non mi sento di darvi consigli a proposito. Per ultima cosa, ammorbidisco un pochino anche lo snodo della mezza punta per controllare meglio le discese dalle punte e per questo infilo semplicemente le scarpe e faccio qualche passetto in mezzo sul posto. Magari lo faccio anche un po' a mano, ma non troppo, per non perdere quel sostegno dell'avampiede di cui abbiamo parlato prima. Ed ecco che le nostre punte sono finalmente pronte, tutte cucite e infinitamente più comode, se si possono definire come tali. Come avete ben visto è un processo piuttosto lungo e per niente banale e in più le punte sono costose, specialmente se non è la vostra scuola o compagnia a fornirvele, perciò siamo tutti d'accordo che più ci durano e meglio è. Se usate le Freed poi saprete bene che esteticamente hanno un'ottima resa, ma che anche solo dopo una o due lezioni possono diventare letteralmente inutilizzabili. La suola non regge più e la piattaforma si ammorbidisce talmente tanto che si inizia a sentire il pavimento con l'alluce, modo perfetto per farsi venire un'unghia nera. Dopo tutto questo investimento di tempo e di denaro siamo d'accordo che tutto ciò non è affatto ideale, ma qualche anno fa ho scoperto un prodotto che mi ha letteralmente salvato la vita, la Jet Glue.
Una super colla che renderà le vostre punte indistruttibili e che si asciuga alla velocità di un jet, di un aereo. In genere, quando inizio un paio di punte nuovo, le uso una volta perché prendano la forma del mio piede e subito dopo verso uno strato di jet glue su tutta la piattaforma dall'interno. Aspetto qualche minuto e ridò un'altra mano. La piattaforma rimarrà sempre durissima, è miracoloso. Potete anche farlo prima del primo utilizzo, vedete voi cosa preferite e cosa vi torna più comodo, e alcune ballerine incollano anche parte della suola per indurirla. Io non ho un collo del piede così pronunciato da averne bisogno, ma molte non possono farne a meno. Quando usate la jet glue però dovete fare estremamente attenzione. Proteggete la superficie su cui la usate perché è praticamente impossibile da mandare via e rovina tutto quello che tocca. Quando viene versata produce un po' di calore e di gas, cercate di non respirarlo, arieggiate la stanza, conservatela in frigorifero e non mettetevela sulle dita. È anche estremamente infiammabile, infatti essendo una colla americana è praticamente impossibile trovare dei siti che la spediscano via aereo, ma potete trovare delle alternative in tutti i paesi, è un po' come la storia del farmaco originale versus generico. Come avete visto io stessa non uso la jet glue originale, ho questa della Hot Stuff che è esattamente la stessa cosa, vale a dire una colla cianoacrilica, perciò cercatela su Google e troverete sicuramente delle alternative e dei siti che possono spedirvela in tutta sicurezza. Servono molte precauzioni, ma al tempo stesso non ho mai visto una colla così efficace. Per farla asciugare servono solo pochi minuti, perciò è perfetta anche per un'emergenza subito prima di uno spettacolo, per esempio. Anche se ovviamente più la lasciate riposare e più farà effetto. La durata delle vostre scarpe si allungherà di settimane, non sto scherzando, provatela. E per finire, l'ultimo trucchetto per far durare le scarpe più a lungo di cui vi avevo già parlato nello scorso video è quello del ricamo della piattaforma. Infatti l'anello spesso di cucitura che andate a creare la sopraeleva leggermente e riduce gli impatti e gli sfregamenti con il pavimento, perciò si ammorbidirà molto più lentamente. Vi invito di nuovo ad andare a vedere lo scorso video in cui vi spiego passo passo come fare. Ed ecco qui carissimi, spero che questo video e questa serie in generale vi siano stati utili. Il mondo delle punte è molto vasto ed è facile sentircisi un po' persi. Ovviamente questi sono solo dei consigli, perciò se avete altri trucchi o abitudini che vi tornano meglio, fate pure. Tra l'altro se ne avete alcuni da aggiungere non esitate a scriverli nei commenti, saranno sicuramente molto utili e interessanti sia per me che per tutti gli altri. Dopotutto non si smette mai di imparare e di sperimentare. E vi terrò al corrente nel futuro se mai dovessi scoprire nuove tecniche. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, mi farebbe tantissimo piacere. Nel frattempo vi mando un bacione grande e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!